A San Valentino un bel cuore, anzi un bel cuscino a cuore ci sta sempre. Ma un cuscino personalizzato, creato con le nostre mani, secondo me è ancora più bello, quindi andremo a vedere come realizzarlo e soprattutto come ricamarlo. Sono qui su Cricut Design Space per andare a realizzare il mio cuscino, quindi la prima cosa che vado a fare è fare clic qua sul pulsante forme e vado ad aggiungere un cuore. Vi ricordo che se non avete dei plotter da taglio potete comunque eseguire un taglio manualmente. Vado a mettere una dimensione di circa 23 cm, quindi 23,5 cm, ed è la grandezza con cui andrò a realizzare il mio cuore. Lo vado a mettere di colore bianco e a questo punto devo semplicemente andare in taglio, quindi non devo fare nient'altro. Quando vado a far clic sul pulsante crealo, vado a far clic qua sul tappetino, perché ovviamente sto tagliando un tessuto, e come coppia del progetto metto 2. Metto 2 perché ovviamente per fare un cuscino abbiamo bisogno di 2 lati. Quindi vado di nuovo a far clic sul pulsante continua, anzi prima una cosa importante è che uno dei due deve avere la funzione capovolgi attiva, questo perché andremo a posizionarlo dritto contro dritto. Vado a fare clic sul pulsante continua e a questo punto andrò a selezionare il materiale. Quindi colleghiamo la macchina, io scelgo una Maker 3. E a questo punto dobbiamo selezionare il tipo di materiale che ci occorre, quindi se per esempio una stoffa in cotone andremo a selezionare cotone o cotton in inglese, vedete che ci sono tanti tipi di cotone. Se invece è una stoffa in poliestere possiamo andare appunto a selezionare poliestere. Se invece state utilizzando una sorta di pellicetta dovete mettere come impostazione fur, eco fur oppure finta, eccolo qua, pelliccia sintetica. Quindi andiamo a far clic qua sul pulsante fatto. Come potete notare mi chiede di mettere la lama rotante, vedete voi se volete aumentare o diminuire la pressione, e quindi a questo punto mandiamo in taglio il tutto. Siamo qui sul nostro Drawings per andare a trasformare una semplice immagine in un file da ricamo. Io sto utilizzando la versione Creative 12. A questo punto vado ad aprire il mio file, quindi faccio clic qua su questo pulsante apri e seleziono un file SVG. A differenza diciamo di alcuni tutorial precedenti che vi ho fatto in cui importavamo dei file JPEG, in questo caso vado ad aprire l'SVG per farvi vedere la differenza. Quindi andiamo a far clic sul pulsante apri ed ecco qua, quando apro l'SVG non mi permette di fare praticamente nessuna modifica, così è e così rimane. Ovviamente poi qua nel telaio qualcosina possiamo andare a fare, però diciamo che indicativamente non possiamo andare ad apportare modifiche prima dell'importazione. La prima cosa che andiamo a fare è questo, quindi ingrandiamo per vedere se i punti sono corretti. Vedete che questo è il punto cordoncino, infatti se vado a selezionare questo mi mette cordoncino. Andiamo a vedere anche gli altri se sono sempre cordoncino. Attenzione perché quando selezionate cordoncino, se è troppo grande potrebbero presentarsi per così dire delle anomalie, cioè potrebbe non essere perfetto. Quindi valutate sempre voi se scegliere l'opzione cordoncino come diciamo riempimento oppure se volete scegliere l'opzione raso. Questa zona qui per esempio è molto bella, però quest'altra no, soprattutto qua dove c'è il fiore. Vi faccio vedere la differenza. Se io vado a selezionare qui e su riempimento metto raso, ecco, vedete qual è la differenza? Che il fiorellino sembra un pochino più carino, quindi scegliete voi appunto come volete diciamo realizzare il vostro ricamo. Di contro però qua, essendo che è raso, ci sono dei piccoli fori, vedete, sono dei piccoli spazi bianchi. Diciamo che nel ricamo sono accettati i piccoli spazi bianchi. Si possono andare a modificare dei punti, ma andremo a vederli poi su tutorial dedicati. Quindi questa è la nostra immagine. Vedete che l'immagine è elaborata esattamente come è stata elaborata in SVG, cioè questo è un contorno unico e poi ci sono questi che sono separati, sono
dei livelli separati nel file SVG e così li ha presi praticamente il nostro drawings. Una modifica che possiamo andare a fare è questa, vedete che qua i colori sono simili, cioè questo è un marrone, questo è per esempio tra un marrone scuro e un nero, ecco, quindi facciamo clic su edita colore e andiamo a mettere il colore nero. Il colore nero è il cancelletto seguito da tutti i zeri, quindi questo è il colore nero e andiamo a mettere magari il colore nero anche qua, così evitiamo troppi cambi del filo da ricamo quando non sono necessari, perché se i fili sono molto simili in questo caso cambia poco. E quindi andiamo a mettere tutto di colore nero, quindi ripeto, cancelletto seguito da tanti zeri, ed ecco qua. Questo è il rosso, che è il rosso del fiore, mentre questo è il rosa. Quindi praticamente siamo pronti a questo punto per esportare il nostro file da ricamo. Attenzione a una cosa importante: siccome non bisogna mai ridimensionare i ricami, prendete un file SVG, eventualmente fate come me, io ho modificato la dimensione prima con programmi di grafica specifici, tipo io ho utilizzato Affinity Photo, potete utilizzare anche Photoshop. Mi raccomando, per generare SVG utilizzate programmi di un certo livello, non usate mai programmini così, alcuni specialmente che sono gratuiti generano i file comunque in maniera non corretta. Quindi praticamente ci dice che questi sono i colori, questo è il nostro ricamo, dobbiamo andarlo a salvare. Per fare l'esportazione ricordiamoci sempre che dobbiamo andare a mettere qui il telaio giusto, quindi andiamo a far clic qua su cambia, mettiamo Necchi, io in questo caso la ricamatrice, la Logica 05AX, seleziono il telaio, che è questo qua, quello corretto, e poi vado a salvare. A questo punto io vado a mettere questo tipo di file ZHS generic e lo vado a salvare. Vado quindi a selezionare la cartella di destinazione, per esempio questa, e vado appunto a salvare il file. A questo punto cosa dovete fare? Allora, prima di tutto vi faccio notare che qua ci dice che il file è stato salvato con successo e che i punti sono relativamente pochi, perché 4316 sono veramente pochi, quindi farà abbastanza veloce il nostro richiamo. Facciamo ok e a questo punto dovete prendere il file e andarlo a salvare nel vostro cloud. Potevate anche ovviamente salvarlo direttamente nel cloud, mi raccomando, perché chiaramente utilizzerete il programma MyPattern per l'invio del file, quindi dovete necessariamente collegarvi in remoto appunto nel vostro cloud. Ed eccoci qua, sono con il mio tablet e ho appena aperto l'app MyPattern. Per andare a prendere il file che siamo andati appena a creare, vado a far clic qua su questa icona Input File. A questo punto vado a collegarmi al cloud in cui ho trasferito il mio file. In questo caso vado a selezionare OneDrive, poi vado su file ed ecco qua che c'è coppia ZHS, che è quello che sono andata a creare. Qua abbiamo l'anteprima del programma, eccola qua, e ci mostra quali sono i colori. Vedete che c'è un rosso, un nero e un rosa, e sono i colori che andrà a utilizzare la mia ricamatrice. Andiamo a far clic adesso qua su questo pulsantino in alto, quello con la matitina, per proseguire. Qua riesco a vedere l'anteprima del mio telaio. Quindi prima di procedere cosa faccio? Vado a prendere appunto il mio telaio e vado a inserire il cuore, quindi il cuore che ho appena tagliato, all'interno del telaio. Ora ho qui il mio telaio, ho il telaio più grande, quindi il 12x18, vado a prendere la teletta stabilizzatrice, che è questa, quindi tolgo prima di tutto questa parte del telaio, poi vado a posizionare la tela qui sopra
rimetto l'altra parte del telaio in modo che si incastri facilmente, in questo modo qui. Ecco, sentite che ha fatto clac, vuol dire che si è incastrato. Chiaramente prima dovete aver aperto bene il telaio e poi dovete andare a stringere correttamente la vite e chiuderlo bene in modo che il telaio sia ben bloccato. Attenzione, solo avvitate abbastanza ma non troppo, cioè evitate chiaramente di rompere il tutto, quindi controllate, verificate che sia ben messo perché è un fattore molto importante. Guardate anche dietro che sia ben tirato. Vi ricordo che la parte davanti è questa, quindi dove ci sono i contatti per andarla a inserire poi nella nostra ricamatrice. Ora andiamo a prendere il nostro cuore e posizioniamolo in maniera centrata qua. Vedete che questo è il centro, quindi centrata sia in senso orizzontale che in senso verticale. Poi in un'altra lezione andremo a vedere come fare una centratura perfetta, quindi come fare i segni, però diciamo che in questo caso con il cuore è abbastanza semplice. Se andiamo a utilizzare del feltro non dobbiamo fare un'imbastitura iniziale, ma possiamo anche posizionarlo semplicemente qui fermo, cioè nel senso che rimane praticamente fermo durante il ricamo, quindi non avete bisogno di bloccarlo con niente. È chiaro che se si tratta di tessuti diversi, un pochino più scivolosi, bisognerà bloccarlo. A questo punto dobbiamo in realtà prima calibrare la nostra ricamatrice, però vi faccio vedere solo nel frattempo come si inserisce il telaio. Quindi andiamo a prendere il nostro telaio e andiamo a metterlo nella nostra ricamatrice, mi raccomando piedino alzato, andiamo a inserirlo qua, vedete? In questa guida dovete andarlo a inserire bene, vedete che fa così. Ed ecco, sentite che ha fatto clac. Quando ha fatto clac vuol dire che il telaio è stato inserito correttamente. Quindi ora ritorniamo all'app e passiamo alla calibrazione della macchina. Ora siamo qui di nuovo nella nostra app. A questo punto la prima cosa che dobbiamo andare a fare è la calibrazione della macchina. Prima di farla, chiaramente l'app vi ricorda che dovete avere alzato la leva alzapiedino, dovete aver rimosso il telaio dal ricamo e dovete aver ruotato il volantino per portare l'ago nella posizione più alta e dovete inserire la placca ago punto dritto, quindi la placca in pratica per il ricamo. Quindi andiamo a dare l'ok e adesso vediamo come la macchina farà la calibrazione. La calibrazione è terminata, vedete che ha impiegato veramente un attimo. A questo punto andiamo a inserire il telaio da ricamo e procediamo. Ora a questo punto procediamo, facciamo di nuovo clic qua e inviamo alla macchina, così vedete che il file adesso viene trasferito alla nostra macchina, quindi attendiamo un attimo, ecco qua. Ha trasferito tutto il file e ci dice che il primo colore che dobbiamo andare a utilizzare è il rosso. Vi faccio notare che nel caso in cui voleste andare avanti di un colore potete utilizzare queste freccette, cioè se io per esempio vado a fare così, vedete che è andato avanti di un colore, quindi è passato il colore nero. In ogni caso adesso per avviare la macchina andiamo a fare clic qua, così, e poi andiamo a fare una cosa di questo genere. A questo punto la macchina si ferma, si mette in pausa perché dobbiamo andare ad aggiungere il filo di colore rosa. Quindi andiamo a cambiarlo e prima di tutto facciamo qua, quindi diamo l'ok. A questo punto andiamo a vedere qui com'è, questo vedete che ha quasi terminato comunque tutto il ricamo, come sempre. Poi andiamo a premere il tasto qua. Ed ecco qua che proprio un attimo dopo ha terminato il ricamo, quindi diamo l'ok e poi andiamo a vedere il risultato. Questo è il risultato, quindi prima di tutto andiamo a togliere il telaio,
in questo modo, quindi premendo qua per estrarlo, ecco qui. La cosa veramente bella, ovviamente alziamo il piedino e tutto, la cosa bella di questa macchina, vedete che ha tagliato il filo automaticamente e quindi l'abbiamo estratto con molta facilità. A questo punto vedete che qua ci sono tutti questi fili di congiunzione, andiamo a tagliarli. Ora, una volta tolto i fili di congiunzione, estratto il telaio, andiamo semplicemente qua sotto ad aprirlo, quindi con la vite qua apriamo bene per estrarre appunto il nostro lavoro. Eccolo qua, chiaramente è ancora attaccato alla teletta, dobbiamo, per toglierlo, semplicemente andare a fare una cosa di questo genere, così. Quindi togliamolo tutto, poi vediamo come procedere. Ora dobbiamo passare alla cucitura, quindi prendiamo anche l'altro cuoricino, quindi l'altro lato del cuoricino, lo mettiamo qua e poi li mettiamo dritto contro dritto. Una volta posizionati correttamente, prima di passare alla cucitura vera e propria, se state utilizzando la stessa macchina che ho io, quindi la Necchi Logic, questa è la 05, se state utilizzando la stessa macchina potete utilizzarla anche come macchina da cucire, dobbiamo solo andare a sostituire questa placca. Questa è la placca per cucire, quindi dobbiamo andarla a sostituire al posto di quest'altra. Possiamo utilizzare per esempio questo accessorio in dotazione oppure il cacciavite che è in dotazione, questo chiaramente è più comodo perché è più basso, quindi andiamo a svitare. Ora, una volta sostituita la placca dobbiamo andare a sostituire il piedino, quindi vedete che qua dietro c'è una vitina qui nel retro, ecco, dobbiamo svitare semplicemente questa vitina per poter sganciare il nostro piedino. Rimosso questo piedino, che è quello da ricavo, andiamo a mettere quest'altro che è quello per cucire. Una volta inserito il piedino dobbiamo semplicemente andare a togliere più questo braccio, questo qui vedete è il braccio della ricamatrice e quindi dobbiamo andare a mettere quello normale che è quello appunto della macchina da cucire, quindi lo sganciamo, vi ho fatto vedere un altro tutorial come si sgancia ma è una cosa semplicissima e andiamo a montare l'altro. A questo punto l'abbiamo trasformata in una macchina da cucire, vedete che è diventata molto più piccola, riprendiamo il nostro cuoricino. Quindi andiamo a vedere adesso come procedere. Andiamo prima di tutto a mettere come al solito queste pinzettine qui, quelle classiche per il cucito e andiamo a metterne solo alcune, nel senso che comunque è feltro. Una volta andate a inserire le pinzette dobbiamo andare a cucire, potete cucire tranquillamente con il punto dritto della macchina e andiamo a cucire tutto intorno al bordo, possibilmente con il filo rosso, e lasciamo solo una piccola parte qui, oppure se preferite qua sotto, aperta, in modo da poter andare a inserire l'ovatta. La prima cosa che dobbiamo andare a fare, come vi dicevo, è andare a selezionare il tipo di punto. Vedete che qua ci sono due icone, una è questa qui con gli asterischi e quest'altra è quella a zigzag. Perché ci sono due icone? Noi possiamo andare prima di tutto a selezionare una o l'altra, quindi o asterischi o a zigzag, ma qual è il riferimento che voi, cioè a cosa voi dovete fare riferimento? Vi faccio vedere qua in basso sulla macchina, vedete che ci sono alcune schede, qua c'è la scheda con i punti, che è questa, dove ci sono appunto il menu, quello a zigzag che abbiamo fatto vedere in precedenza, quindi il punto 01 è il punto dritto, cioè questo qua, mentre se selezioniamo l'altro, quello con gli asterischi, i punti sono questi. Quindi attenzione prima di tutto a cosa state selezionando, quindi in questo caso dobbiamo lasciare quello a zigzag e mettiamolo 01. Una volta fatta tutta la cucitura, a questo punto dobbiamo semplicemente risvoltare al contrario andando ad aprire questo spazietto che abbiamo lasciato in precedenza, quindi con un po' di diciamo delicatezza andiamo a fare il risvolto dalla parte opposta. Una volta risvoltato il nostro quasi cuscino è così, quindi utilizziamo adesso questo foro per andare a inserire l'ovatta.
Guardate che carino il nostro cuscino, è quasi terminato. A questo punto qui dove c'è l'apertura è così, quindi dobbiamo semplicemente fare una piegatura in dentro sia da una parte che dall'altra, così, ecco, in questo modo, e andiamo a terminare la cucitura. Eccolo qua, il nostro cuscinetto è terminato. Guardate, è stato semplicissimo realizzarlo, ma soprattutto quello che volevo farvi vedere è proprio il ricamo. Quindi un ricamo fatto comunque velocemente, perché la ricamatrice in questo caso ha impiegato circa 7 minuti, e quindi potete sfornare veramente tanti cuoricini per San Valentino. È un'idea, una proposta da poter vendere ai vostri clienti. Ricordatevi magari anche di mettere un iniziale oppure il nome della coppia. Adesso noi abbiamo fatto un mini cuscino, ma potete fare anche dei cuscini molto più grandi. A questo punto il tutorial è terminato. Vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.